Buonasera a tutti, abbiamo con noi Gabin Gabiré e dunque insieme con Katia Pesti formiamo un duo piuttosto eterogeneo ma molto significativo per la musica etnica, per il suono primordiale. Io credo che sia un'iniziativa da portare avanti. La tua esperienza arriva da molto distante. Credo che nel tuo paese la musica purtroppo ha molte difficoltà per andare avanti. Sì, diciamo suoni primordiali, suoni etnici, lì è proprio una bella provocazione per Katia Pesti con la quale collaboro, perché anche se suona il pianoforte, che sarebbe uno strumento classico, lo utilizza in modo completamente suo, proprio in un modo etnico. No? Eccola qua proprio che sta arrivando, lo utilizza proprio in un modo etnico. E dunque abbiamo con noi anche Katia Pesti. Ecco, e dunque è una bella provocazione. Prego, venga. E, ecco, si parlava del tuo modo di utilizzare il piano, che è più vicino all'etnico e poi piano organizzato. Esatto. Organizzato, sì. Piano preparato. No? Diciamo che si parla di musica contemporanea praticamente. L'etnico è sempre la base di tutte le musiche, la base che porta alle sperimentazioni. Esattamente. Dunque si dice la musica africana è molto in difficoltà, questo è vero, ma non è da oggi, credo che è in difficoltà da secoli, da quando praticamente è entrata in contatto con diciamo, le altre civiltà e soprattutto con quella occidentale, che essendo più potente, essendo più, come si potrebbe dire, ha cercato di annichilire, come si dice, il popolo per controllare l'altro, deve cancellare i valori culturali dell'altro popolo per poter comandare completamente. Però vedete, la cosa non è finita lì, con la schiavitù, le cose, poi sono arrivate le chiese, le religioni voodoo che è stato esportato, dunque che ha portato anche delle tradizioni di questo genere. Che ha portato un grande discorso nella musica moderna. Dunque niente è perso. Anche la musica, io dico che le musiche in generale nel mondo, le tradizioni musicali di tutto il mondo, che sono diverse tradizioni musicali, hanno delle grandi difficoltà oggigiorno, dove si dà molto poco peso alla cultura. È un messaggio forte che proviene anche da Burkina Faso come popolo che ha i suoi problemi, che comunque vuole farsi sentire ai confronti della comunità mondiale, che vuole far capire che deve esistere un commercio di cultura oltre che di cose normali, di merce normale, materiale. Ecco. E noi giochiamo molto sull'immateriale, giochiamo molto sulla cultura, infatti in Burkina diciamo noi ci occupiamo di cultura, che è la coltivazione, perché siamo maggiormente contadini, e di cultura. E è praticamente l'unica cosa che direi che salva, l'unica cosa, non l'unica cosa, diciamo è la grande cosa che salva il Burkina, che è la particolarità del Burkina dove si coltiva molto la cultura. Questo Ecco, e poi c'è stata la grande occasione di incontrare la Katia Pesti, che ci ha introdotto il nostro grande amico Aldo, una musica, ci ha mescolato, ecco, e siamo arrivati a siamo intrecciati. Una cultura molto vicina a quella africana, diciamo a livello di regione. Sì, perché sono siciliana, però certo io vengo da una formazione classica, quindi molto distante da un punto di vista accademico, ma spiritualmente sono sempre stata molto vicina alla musica, sono stata molto vicina alla musica con la M e quindi con Gabin ci siamo subito intesi. Quindi abbiamo fatto questo progetto, questo disco che ci ha prodotto Aldo Coppola, che si chiama Bis, in cui
personalità così diverse ma anche tanto sensibilmente uguali. Proveremo a dare un assaggio questa sera, l'organizzazione permettendo e tutto quanto, e così sentiremo un paio di brani da Abyss, una parte, e poi di un progetto che ha generato Abyss, che è un progetto praticamente di balletto che si chiama Arcaico, dove aveva estrapolato un altro brano sempre di Katia Besti che presenteremo questa sera. Molto bene. Allora, benissimo. E insieme avete in mente di pubblicare anche un album oppure siete soltanto a livello di concerto? L'album l'ha già prodotto, l'album l'ha prodotto Coppola, dove c'è... Ma è uscito? Sì, è già uscito, che si chiama Abyss, dove c'è un brano che si chiama Finger Spoon che faremo questa sera, no? E poi Eccolo c'è qui. Abyss, è l'album, no? Che è prodotto da Radici Music. E poi, vabbè, E poi visto che siamo tutti, stiamo cercando di lavorare per sviluppare e approfondire il nostro incontro musicale. Molto bene. Sì, quell'album infatti lo conoscevo quell'album, lo pensavo una seconda produzione. Una seconda produzione ce l'abbiamo sicuramente in mente e avremo modo di svilupparla nel corso di questo anno nuovo che arriva. Bene. Adesso che sarà un altro anno comunque, giusto? Sì, penso di sì. E poi avete intenzione di continuare questo vostro rapporto di lavoro? Sì, certo. Assolutamente. Certo. Molto bene, questo mi sembra molto importante. Come si dice, bisogna battere il ferro intanto che cade. Certo. Bene, allora d'accordo, vi ringraziamo e ci ascoltiamo stasera con molto piacere e vi diamo appuntamento al prossimo incontro, alla prossima intervista, quando sarà uscito il vostro prossimo disco. Bene, Il piacere è grazie. nostro. Grazie a voi. Arrivederci a tutti allora. Grazie.